Ciao ragazzi, oggi siamo alla seconda puntata di questo swappamento di motore. Siamo vestiti un po' da chirurghi. Sì, vero. Allora, illustrami un po' cosa andiamo a fare oggi, visto che mi hai detto che sono arrivati i pezzi, giusto? Ok, sì, sono arrivati tutti i ricambi che avevo ordinato. E quindi nulla, partiamo con il riassemblare il nostro motore. Ok. Per prima cosa togliamo questo bullone qui dall'albero motore, almeno possiamo togliere il carter della distribuzione, cambiare tutta la guarnizione, il paraolio dell'albero motore e la guarnizione della pompa dell'acqua. Ok. Dopodiché in realtà lo smontaggio è completato. Sembra una cosa super veloce e facile, ma secondo me È un po' un mal di non è testa. Va bene, dai. Allora, Partiamo. adesso partiamo con i lavori bruschi subito, così a freddo. Allora, aspetta, perché prima lo devo scaldare con il cannello, però ti dico, io svito per così, quindi tu prendi la leva e ti metti qua così, Ok. però stai attento a non fartela scappare, devi tirare. Ok, spieghiamo che facciamo questo lavoro qua perché se lui dovesse fare forza, il rischio è che... Il rischio di far girare al contrario il motore su un motore a catena, c'è il pericolo che vada fuori fase, poi è un casino, tocca rimettere in fase tutto, ci vogliono gli attrezzi. Preferirei evitare, quindi teniamo fermo bene il motore in modo che non giri, svitiamo il bullone. Inizio con lo scaldarlo un po', in modo che si smuova un po', gli diamo 2 botte col martello. Proviamo. Due botte in modo che si smuova un po'. Tac. Proviamo. Vai. Fermo. Gira. Sì. Ok, pure. Cazzo. No, fermo. Avevo detto che era abbastanza. Prova a vedere se sto tutto di qua che vado di peso anche io. Sì, anche perché pesi un po' più magari. Non ti alzo. Aspetta, Dimmi tu quando ci sei. Vai. Occhio alla leva, non ti scende. No, fermo. Ok, vai. Oh, aspetta. Si piega la leva, Porca merda. Guarda come si è piegata. Lo so. Troviamo un modo. Questa è la leva. Era un po' più dritta prima. Adesso provo a rimontare il volano. Magari riusciamo a incastrarci qualcosa senza far così tanta fatica, perché se si piega la leva è un bel problema. Perché se fai così comunque fai più forza dalla leva. Prova a tenere il cacciavite. Sei sicuro? Se vedi che inizio a tirare un po' troppo... Sicuro che tiene il cacciavite? L'ho pagato 10 euro, un kit da 30 cacciaviti. Si spezza. Sì. È andato? È andato. Vabbè, facile. Andiamo qua nei gadget segreti se c'è. Questo è un po' più grosso. Direi di usare questo. Sì, dai, ci sto. Ho paura che si pieghi anche questo. Proviamo però. Vado. Ti stai alzando anche me? Porca troia. E se usassimo lo svitol? No. A parte che non ha dove penetrare, non ho lo svitol. Un po' di vaselina. Però me l'avevano già detto che avrei tribulato. Sì, abbiamo già avvisato. One eternity later. Dai, facciamo un altro tentativo, però troviamo qualcosa di un po' meglio per tenere fermo. Che la chiave lì... Paura che decolli insieme a me. Sì. Verso Marte. Dovrei forse anche trovare un altro tubo da farti tenere dentro qua. Vediamo se questo entra qua. Ok. Che di sicuro con il tubo fai anche un po' più forza te. Sì. Proviamo. C'hai? Io sì. Spero non decolli qualche pezzo. Guarda che si piega la chiave. Vai. Si piega un po'. Sono su di peso.
No, no, no. Madonna. Un po' mi alzavo da terra. Proviamo a prendere... Vado a cercare un altro tubo. Dai, Perfetto. facciamo questo tentativo. Dai, proviamo. Pronto? Più leva, sì. Vai. Occhio, che se si spezza. Grande! Dai che viene! Sì, cazzo! Grande Gabri! Grande Gabri! No, non posso crederci. Io sono fortissimo. Grande! Vedi, Dai, vedi che i tubi sono una sicurezza. se non si aggiusta col tubo è un problema di elettronica. Buono! A casa! Perfetto. Dai. Grande. Guarda lì. È bello lungo anche. Facciamo così. Intanto qua si deve raffreddare un attimo. Ok. Perché possiamo, nel frattempo ti faccio tirare contro tutte le viti del volano, che tanto di qua io non devo smontare e toccare più niente. Quindi devi... Ti faccio mettere dentro tutte le viti. Ok. Poi guardiamo sul nostro manuale la coppia di serraggio. Il libro magico delle... Esatto. Ok. Arti oscure. E dopodiché te le faccio chiudere con la dinamometrica. Perfetto. Quindi adesso questo, le viti, perfetto. Tiri dentro il segnalibro, per favore. Grazie. Allora, una volta che sono puntate tutte, quelle viti qua, per fare in modo che il volano vada in battuta bene, le tiri magari un po' un po' ad X, ok. un po' alla volta, Sì, almeno sì. siamo sicuri che il volano vada bene contro tutto, Ok. senza che rimanga un po' inclinato comunque, Va bene. rimanga storto. Adesso prendiamo la nostra fantastica chiave dinamometrica. Quindi adesso vai a stringere tutti i dati qua dietro. Qua c'è la scala. Ok, con, Con i a noi ci newtonmetri. interessano i newtonmetri di serraggio. Quanto? 100? 125 c'era sul manuale. Adesso Blocchiamo i dadi. blocchiamo i bulloni. Mi fai uno alla volta. Aspetta che sì. trovo le vitine che ho rimesso qua perché sono con Ok. la frizione. Prova. Ok, eravamo già al clac, mi sa. Eravamo già da un pezzo. Vabbè, vai. 1 2. Fai ok. Ok. L'opposta. Bene. Fai un giro per favore per Ok. controllare tutte, almeno siamo sicuri. Ok, Perfetto. perfetto. E il nostro volano l'abbiamo serrato, come Dio comanda. Preparo l'olio. Perché comunque quando fai il motore o cambi dei componenti che sono all'interno e hanno un movimento in cui sprecano, per forza devi lubrificarli manualmente prima di montarli, perché se io monto le bronzine senza lubrificarle, accendo il motore, i primi giri di motore che fa sono a secco e c'è il rischio che si crepusca. No, certo. Tac. Adesso vieni qui. Smontiamo un piedino di biella per volta. Ok. Il piedino di biella è quella parte qui che fissa la biella all'albero motore. Ok. Li avevamo già smollati l'altra volta quando abbiamo smontato le bronzine. Smolliamo il primo. Se vuoi, intanto io preparo le bronzine nuove. Ok. Te li piazzi dove? Sul tavolo? Ok, no, allora lasciamolo, tanto ce lo teniamo qui, tanto togliamo, mettiamo le bronzine nuove e richiudiamo. Subito, ok. Sì, sì. Va bene. Allora, abbassiamo il pistone, Ok. diamo una pulita al gomito dell'albero, in modo che non ci sia in giro nulla. Ok. Ora, vediamo il senso in cui va montato. Prendo la luce. Ok, prendiamo le bronzine nuove. Ok, oliamo senza schizzare e venire in giro. Ok, oliamo la superficie di contatto. Adesso è dentro.
Facciamo vedere. Bronzina nuova. Col piedino. Con la lustra. Ok. La appoggiamo qui e andiamo a montarla anche nella parte della biella. Quella dove rimane fissa. Qui c'è un taglietto che sarebbe uno scivolino dove passa l'olio. Ok. Cioè, più che olio, serve a farlo passare qui e soprattutto a tenere in posizione un po' la bronzina. Facciamo che non ci cada. Ok. E anche questa è dentro. Bronzine del primo cilindro montate. Facciamo arrivare bene contro. Vediamo che qui è bella in posizione. Ok. Qua c'è la scritta, montiamo il nostro piedino nel verso giusto. Questi qua li puoi riconoscere perché da una parte non hanno nessun segno, dall'altra hanno la scritta, quindi non puoi sbagliare. Ok. Lo inserisci. E ripiazzi le viti. Si montano le viti che il nostro caro Gabriele ci tirerà contro piano piano. Intanto io preparo la chiave. Devo solo metterle in battuta e basta? O Sì, vale in battuta, poi adesso impostiamo la chiave dinamometrica con il serraggio. Qua ci siamo. E iniziamo a chiudere il primo. Tanto poi quelli li possiamo fare uno alla volta, almeno facciamo con calma, non sbagliamo, non confondiamo i pezzi. Va bene. Che sono più piccole. E poi 70 gradi di angolazione. Ok. Quindi prima si fa il clack con la chiave in modo che vada contro a 20 Battuta. Nm. Ok, e poi? E poi di che prendiamo la chiave qui. In realtà per farlo bene c'è un attrezzo apposta che tu metti sulla vite con la chiave, lo imposti a 0, giri e quando hai fatto la tua gradazione, quindi nel nostro caso 70 gradi, lui suona e fa come la dinamometrica. Okay. Noi andiamo a occhio, fai che lo mettiamo qua, 90 gradi è qua, ci fermiamo un pochino prima, Ok. non succede niente. Va bene. 2, giriamo a 70 gradi più o meno. Vissa. 1 Vissa, che la forza. e 2, ciao, tranquillo. Perfetto. La forza la vediamo chi ce l'ha quando c'è il fuori il motore dal coso. E questa operazione la facciamo. Bene, la ripetiamo ovviamente su tutti gli altri i vari 4 cilindri. cilindri, almeno siamo a posto. Ok, Ok ragazzi, abbiamo fatto tutti i 4 cilindri. bronzine nuove, chiuso tutto con i serraggi. Possiamo procedere con il rimontare la coppa dall'olio e chiudere la parte sotto. Almeno rimane a posto e procediamo con il resto. Ok. Ok, facciamo vedere qui abbiamo preso tutto un kit completo con tutti, si chiama kit rasamenti. Contiene tutte le guarnizioni che si possono trovare sul motore e che è meglio cambiare per revisionarlo. Bene, Quindi la la guarnizione dalla coppa dell'olio che è perfetta, precisa. Prendiamo la nostra coppa del nonno. Coppa del nonno che ho pulito bene tutti i piani in modo che Già, aderiscano già bene le portato guarnizioni. avanti, ok. Sì, esatto, tutta roba che è meglio fare. Questa qua specifichiamo per chi non lo sa che fa semplicemente da serbatoio per l'olio motore. Ok. Se me la tieni un secondo in posizione vado a Vai. prendere le viti. Chiusa la coppa, l'abbiamo sigillata bene con la sua guarnizione. Ok. Procediamo con lo smontare con la parte qui, come dicevo prima, per sostituire le guarnizioni. Abbiamo tolto il bullone centrale, che è quello che ci ha fatto un po' smadonnare. Sì. Togliamo questa puleggina che è dentro con un'asola o una mezzaluna o chiavella. Facciamo un po' di leva ed è venuta subito molto facilmente. Buono, andata Ok. bene. Il nostro buon Carabini ci toglierà le viti di contorno. Ok. Prego.
Quindi se abbiamo svitato tutte le viti intorno, e poi smonteremo. Andremo a rimuoverlo A adesso. rimuovere, sì. Non mi raggiungo molto facilmente neanche quello perché adesso non un po' di tempo, però adesso piano piano vediamo di togliere tutto. Ricordiamo. Mostri, ce l'ho. Sì, vabbè, adesso in teoria dovrebbe venire. Tac. Ok, Iniezione. esatto, però aspetta, l'unica roba, questa qua, Mm. c'è da fare un po' di leva perché fatica a venire. O non ho tolto qualcosa che mi è sfuggito, però mi sembra strano, cazzo. Allora abbiamo smontato, dopo abbiamo fatto quasi più fatica questa, Il bullone dell'albero motore. l'albero motore. Oggi sudata. Questa è la pompa. La pompa dell'acqua ben conciata. Qui guarda, c'è già il proprio colore dell'acqua, vedi, color c'è il azzurrino, puffo. c'è. E abbiamo Bella deciso- inchiodata, abbiamo deciso per forza. Per forza non è che abbiamo tanta scelta. Esatto. Lo cambieremo Lo cambiamo e la parte dello smontaggio diciamo che l'abbiamo conclusa sì. con sorpresa, però è conclusa e nel prossimo episodio, nell'episodio 3, guarderemo un po', faremo la revisione dei pezzi. Sì, monteremo quello che manca per finire il motore e concluderemo quello che è il montaggio del motore fuori dalla macchina, quindi tutti i componenti che ci sono in giro e Okay. E poi ci avvicineremo allo swap switch, vero e esatto, proprio, esatto. allo swap del motore. Bene ragazzi, questa seconda puntata termina qui. Come al solito like, commento, iscrivetevi al canale perché altrimenti Cioè, non lo montiamo più. non imparate a swappare i game. Esatto. Esatto. E ci vediamo alla prossima. Ciao belli. Ciao.